Quindi io voglio cercare di trasformare questa roba qui in un'ellisse per capire poi come vado a disegnarla. Quindi che cosa faccio? Chiamo f di x uguale ad y e in questo modo riscrivo y uguale a 5 quarti la radice di 16 meno x al quadrato. Che cosa vado a fare adesso? Elevo tutto al quadrato. In questo modo avrò y alla seconda uguale a 5 alla seconda fratto 4. La radice non la devo più scrivere perché appunto si semplifica e quindi rimane 16 meno x al quadrato. Anche questo 4 ovviamente elevato al quadrato. Ora devo cercare di distribuire e spostare le cose come si deve. Quindi se vado a moltiplicare, qui che cosa ho? Ho 5 al quadrato fratto 4 al quadrato che moltiplica 16 e poi di nuovo meno 5 al quadrato fratto 4 al quadrato x quadro. Qui 4 al quadrato si semplifica con 16 e quindi cos'è che mi sta rimanendo? Ora sposto questo oggetto qua a sinistra, quindi ho 5 al quadrato fratto 4 al quadrato x quadro più y quadro uguale a 5 al quadrato. Ancora vado a dividere tutto per 5 al quadrato, quindi diventa 5 al quadrato fratto 4 al quadrato 5 al quadrato x quadro più y quadro fratto 5 al quadrato, il tutto uguale a 1. A questo punto cosa è successo? Che questo se ne va con questo e quindi finalmente ho x al quadrato fratto 4 al quadrato più y quadro fratto 5 al quadrato uguale ad 1. Quindi da qui che cosa succede? Che mi basta raccogliere il quadrato, quindi x su 4 alla seconda più y su 5 alla seconda uguale ad 1. Di conseguenza nel momento in cui io voglio andare a disegnare la mia ellisse dovrò prendere 4 di larghezza e 5 di altezza e quindi si va a generare, per come ho preso l'equazione, si andrebbe a generare tutta l'ellisse, quindi sia il ramo di sopra sia quello di sotto. Ovviamente però che cosa succede? Cioè da dov'è che capisco se prendere il ramo di sopra o quello di sotto? Semplicemente andando a vedere se la radice è positiva oppure no. Cioè la funzione radice quadrata è sempre positiva, quindi quando è che può essere negativa? Se ci metto un segno meno davanti. Siccome qui non c'è il segno meno davanti, allora vuol dire che devo andare a prendere l'arcata superiore. Ora, per esaminare meglio la situazione, ci spostiamo su GeoGebra. Che cosa possiamo notare qua? Che se io tolgo l'equazione di sopra rimane soltanto questa arcata e infatti se volessi anche l'altra arcata cosa devo fare? Mi incollo questa qui, metto un segno meno davanti, ovviamente devo cambiare anche il nome, che ne so, la chiamo G, e si va a creare anche l'altra arcata e quindi effettivamente l'equazione intera è l'unione delle due. Se voglio una piuttosto che l'altra prendo o il più oppure il meno e quindi in questo modo siamo riusciti a disegnare la prima equazione. Per disegnare questa funzione proviamo ad usare lo stesso metodo, quindi inizio a vedere che cosa potesse essere in origine questa equazione qui, quindi dico y uguale alla radice di 4 meno il valore assoluto di x, elevo tutto al quadrato, quindi ho y alla seconda uguale 4 meno il valore assoluto di x. Di conseguenza che cosa faccio? Cerco di lasciare il valore assoluto di x da solo un attimo e quindi metto y quadro meno 4 uguale a meno valore assoluto di x e cerco un attimo di cambiare il segno, quindi avrò 4 meno y quadro uguale al valore assoluto di x. E quindi che cosa succede adesso? Che si possono andare a distinguere due casi. Il caso in cui io ho 4 meno y quadro uguale a meno x e il caso in cui ho 4 meno y quadro uguale ad x, rispettivamente appunto per le x che sono positive e le x che sono negative. E dobbiamo ancora andare a sistemare meglio questa equazione, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo, per quanto riguarda la 1, meno x uguale a meno y quadro più 4, cambio il segno e ho x uguale
a y quadro meno 4. E allora che cos'è questa cosa qui? Questa cosa qui è naturalmente una parabola. Poi per quanto riguarda la 2 abbiamo direttamente x uguale a meno y quadro più 4. Cerchiamo un attimino, perché viene più facile, di ragionare per il momento con le lettere al contrario, cioè come dire y uguale x al quadrato meno 4 e qui come dire y uguale a meno x quadro più 4. Questo lo faccio solo in maniera preliminare per spiegare meglio gli oggetti che stiamo trattando, perché normalmente non siamo abituati a lavorare con parabole di questo tipo. Quindi se dovessi considerare questa qui, che cosa sarebbe? Sarebbe appunto una parabola, questa qui, la x al quadrato, però noi che cosa abbiamo? Abbiamo una x al quadrato meno 4, quindi vuol dire che sarebbe sempre quella, ma traslata verso il basso di 4, cioè come se questa qui fosse la retta y uguale a meno 4 e quindi cominciasse da dopo. Ovviamente, siccome io sono interessato all'altro tipo di grafico, quello con la x, non a questo qui, allora vuol dire che io questa cosa qui la devo poi girare. Quindi andiamo a vedere intanto che cosa succede con GeoGebra, ci aiutiamo un attimo con quello. Quindi qui ricambio il nome, la chiamo FF, mentre per noi la g di x appunto sarà la radice di 4 meno valore assoluto di x. Quindi è proprio brutta, però appunto come stavo dicendo quello che ci aspettiamo è che diventi un pezzo di parabola. Dobbiamo cercare di capire come sistemarla. Quindi appunto che cosa va a modellizzare questa cosa qui? Va a modellizzare appunto un pezzo di parabola. Quindi se io qui scrivo x uguale a y al quadrato meno 4, vediamo appunto che stiamo ottenendo la prima arcata. Il problema qual è? È che questa equazione qua mi va a prendere troppa roba, cioè come possiamo vedere produce un grafico che è praticamente molto distante da quello che voglio io, cioè a me interessa soltanto quella porzione che è compresa tra meno 4 e 0 e dobbiamo cercare di capire perché. Perché innanzitutto qual è il dominio della mia funzione? Perché questa è un'altra cosa che bisogna considerare. Nel momento in cui io ho una radice, deve sempre valere che l'argomento che c'è sotto la radice è maggiore o uguale di 0. Quindi 4 meno valore assoluto di x maggiore o uguale di 0. Quindi questo mi sta dicendo, se adesso vado a risolvere questa disequazione qua, che meno valore assoluto di x deve essere maggiore o uguale di meno 4. Quindi cambiando il segno abbiamo che il valore assoluto di x deve essere minore o uguale di 4. E questo in cosa si traduce? Si traduce appunto nel dire guarda che a me interessano le soluzioni che vanno da meno 4 a 4, quindi per x compresa tra 4 e meno 4. Questo non dovrei spiegarlo, nel senso che è una proprietà del valore assoluto e per il valore assoluto ci vorrebbe, diciamo, una lezione a parte. Quindi ricordiamoci che dato un valore assoluto, lo riporto qui, se io ho valore assoluto di un certo argomento minore di un certo numero, allora succede che A deve essere minore o uguale di n, ma allo stesso tempo più grande di meno n. Ed è esattamente quello che sono andato a fare adesso. Ora, ricordiamoci appunto che nel momento in cui io prendo questa radice e dico elevo al quadrato, che cosa sta succedendo qua? Andiamo a visualizzarlo. Se dico y quadro uguale a 4 meno valore assoluto di x, vediamo che si genera questa figura interessante, cioè mi va a prendere appunto due rami di parabola, però giustamente questi rami di parabola sono confinati sempre tra meno 4 e 4, proprio perché il dominio della nostra funzione è ancora quello, non è cambiato. Quindi abbiamo questi due rami. Ovviamente, come dicevo prima, a noi quali interessa? Interessa l'arcata che sta sopra. E questo perché? Perché di nuovo
quando io vado ad elevare al quadrato sto includendo automaticamente anche la soluzione di sotto, quella con il meno. Quindi quando noi andremo a fare tutto il discorso, a noi ci interessa soltanto quella con il più. Invece nel discorso che stiamo facendo sto aggiungendo anche quella con il meno, che poi dobbiamo andare a togliere. Quindi vediamo, quindi abbiamo detto noi che se voglio andare a rappresentare questa qui x uguale a y quadro meno 4, quando è che ha senso farlo? Ha senso farlo quando la x è minore di 0. Quindi se io torno sul grafico e vado a vedere questa parabola qua, abbiamo detto che ha senso farlo quando x è minore di 0. Quindi nel momento in cui io vado a disegnarla, il disegno vale solo se x è minore di 0. Ecco perché, siccome qui quando vado a plottare il grafico questa situazione manca, ovviamente GeoGebra non lo sa. Io posso disegnare questa parabola, però ricordiamo che di questa parabola mi serve soltanto la parte con x minore di 0 e la parte positiva. Quindi è ovvio che poi si va a generare questo ramo qua, questo di sopra. Cioè non mi interessa tutto. Ricordiamo che la figura a cui vogliamo arrivare noi è questa. E allora, come stavo spiegando, se io prendo questa qui ha senso, questa qui mi dà origine a due parabole. Quindi abbiamo detto una è questa qua e l'altra è quest'altra qua. X uguale meno y quadro più 4. Ok, quindi se io dovessi, ti vado a disegnare anche un'altra cosa così completo il discorso. Quindi quelle con le cose scambiate sono y uguale x quadro meno 4, x quadro meno 4 e y uguale meno x quadro più 4. È venuta fuori questa cosa molto curiosa, però adesso sono pronto per spiegarti come si deve tutto. Quindi se io torno un attimo sul quaderno, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo, guarda che questa qui ci va a rappresentare questa parabola che appunto è traslata verso il basso. Noi dobbiamo immaginare la situazione sull'asse delle y, quindi invertire le lettere. Se facciamo questo, da qui, che come dicevo è quella traslata verso il basso, quindi otteniamo in corrispondenza alle y questa qui. Quindi, come possiamo vedere, x uguale y quadro meno 4 e qui y uguale x quadro meno 4. Quindi queste due parabole, diciamo, corrispondono l'una all'altra scambiando le lettere. Quindi la prima che ci siamo trovati, che è questa, ha senso disegnarla per y positiva, quindi solo la parte di sopra, e per x che è minore di 0. Poi quest'altra qui corrisponde invece a quest'altra qua, però anche in questo caso noi vogliamo la y positiva, quindi il ramo di sopra, ma allo stesso tempo ricordiamoci che siamo nelle condizioni di esistenza in cui questa qui, quando è che aveva senso disegnarla? Ricordiamoci che nei conti che stavamo facendo a mano, questa qui aveva senso per x maggiore di 0. Ecco perché quando andrò a disegnarla, io devo prendere l'arcata che va per x maggiore di 0. Quindi, con tutte queste considerazioni, arrivo ad avere questo grafico qui, ma ripeto, di questo grafico qui a me interessa quello soltanto con la più, ossia questo qua. E arrivo a fare questo disegno. Quindi andiamo a fare il riepilogo adesso per quanto riguarda il disegno di questa funzione. Per capire che funzione è, cerco innanzitutto di liberarmi della radice. Quindi faccio questo primo passaggio in cui elevo tutto al quadrato. Quindi qui sto facendo alla seconda. Però abbiamo visto nel grafico precedente che quando faccio questo procedimento sto automaticamente aggiungendo anche la parte speculare, anche la parte simmetrica che sta verso sotto. Perché ricordiamoci che una radice quadrata è sempre positiva. Quindi la parte interessante sarà soltanto quella di sopra. Infatti, tornando qui, ti faccio vedere che questo è il disegno a cui noi vogliamo arrivare e quello che stiamo ricavando adesso, elevando al quadrato, è tutto questo pezzo qua. Quindi sia la parte di sopra che la parte di sotto. Adesso, quindi in questo modo, elevando tutto al quadrato, sto andando ad aggiungere questa parte qui. Il problema è che adesso voglio cercare di capire come gestirmi questo valore assoluto. E allora che cosa faccio? Cerco di isolarmelo e tenermelo in disparte. Quindi che cosa ho fatto qua? Ho semplicemente cambiato un segno meno
al 4, ossia l'ho spostato a sinistra, ho spostato il 4 a sinistra. Una volta che sposto il 4 a sinistra, applico un segno meno e ottengo questa formulazione. Una volta che arrivo qua, devo necessariamente, per come è fatto il valore assoluto per definizione, distinguere due casi. Allora, il caso 1 è questo qui in cui la x è negativa, quindi se la x è negativa, per la proprietà del valore assoluto devo scrivere meno x. 2. Quando la x è positiva, invece devo mettere la x semplicemente senza il segno e quindi ottengo questa cosa qui. Adesso dobbiamo chiarire che cosa sono queste cose. Queste cose qui vanno a rappresentare delle parabole, però io il discorso che stavo facendo era appunto non sono abituato a ragionare con le parabole che stanno a forma di C, perché non sono neanche delle funzioni quelle. Noi generalmente utilizziamo quasi sempre la parabola quella a forma di U. E allora che cosa succede? Ho detto, intanto cerco di sistemarmi queste due scritture. La prima sono andato a sistemarla in questo modo qui. Praticamente che cosa ho fatto? Sono andato a dire, nel primo passaggio l'ho semplicemente riscritta, dando priorità alla X, e poi ho cambiato il segno. Se faccio questa cosa, arrivo a questa formulazione qua. E per fare l'altra non c'è bisogno di fare nulla, perché è già esplicitata in questo modo qui. Quindi se io vado a scambiare le lettere, inizio a capire che cosa sta succedendo, perché la prima parabola è semplicemente la classica parabola traslata verso il basso, mentre l'altra, questa qui, che cosa va a rappresentare? Beh, sarebbe, guardiamo qui, l'opposto della x quadro. La x quadro abbiamo detto che è quella verso l'alto, quindi il suo opposto sarà praticamente questa qui, solo che il fatto che ci sia più 4 vuol dire prendimi questa qui e traslala di 4 verso sopra, quindi in realtà esce un qualcosa di questo tipo. Ok? Adesso però questa qui non è la situazione che interessa a noi. La situazione che interessa a noi è quella con le parabole a forma di C. Però lo si sa che è praticamente come fare una simmetria rispetto al piano. Quindi la 1 mi diceva che il tutto aveva senso per x minore di 0, però in questo discorso qui allora deve essere y minore di 0 qua, visto che sto scambiando le lettere. Siccome y minore di 0 vuol dire che la parte che mi interessa a me è soltanto questa qui, quindi questo archetto qua. Se guardo quella di sotto invece, quella aveva senso per x maggiore di 0, quindi facendo la situazione simmetrica devo dire per y maggiore di 0, ossia questo archetto qua. Ora abbiamo quasi finito di chiarire tutto, Quindi arrivati a questo punto, a me cosa interessa? Interessa fare la simmetria, adesso che ho capito come funziona. Quindi torno sul mio grafico e ricapitoliamo. Questa qui è quella che deriva da questa qui, cioè qui si può cogliere adesso la simmetria, ossia adesso la indico col mouse, questa parte di sotto qua è praticamente questa qua, mentre questa parabola qui mi va a modellizzare quest'altra parabola qui, però ricordiamo che di questa volevamo l'arcata verso sopra e quindi questa diventa questa qui. Ora come ci arrivo dunque al grafico? Prendendo quelle due arcate mi viene questo, però ricordiamoci che noi vogliamo quella di sopra ed ecco com'è che arriviamo a questo grafico. Allora, fare questa analogia può servire per capire alcune cose, altrimenti un altro modo, forse più semplice, questo diciamo dipende sempre da come uno assorbe le cose, sarebbe quello di prendersi direttamente questa equazione qui e ragionare appunto con le formule che sono date dalle parabole. Cioè, quindi noi in generale, proviamo quindi questo secondo metodo, sappiamo che l'equazione generica della parabola è x uguale a y quadro più by più c. Che cosa possiamo farci con questa equazione qua? Possiamo andarci a calcolare il vertice. Il vertice è meno delta fratto 4a meno b fratto 2a. Quindi appunto, che ne so, prendo la prima equazione, e in questo caso sarà facile perché la b manca, e questo mi dice appunto che qui ho 0 proprio perché non c'è la b, mentre devo andarmi a calcolare un attimino il delta sarà b alla seconda meno 4 volte ac, ossia 0 meno, qui abbiamo meno 4
per 1 per meno 4. Conviene mettere i numeri tra parentesi così non sfugge nessun segno meno. Quindi qui il delta viene praticamente 16 e quindi quando io vado ad applicare questa formula meno delta fratto 4a, quindi che cosa ho scoperto alla fine? Che la coordinata di B è 0, quindi qua non ci va nulla, ma il mio vertice della prima parabola sarà meno 4. E infatti quando io vado a fare il disegno vado qui e dico che il vertice è questo, e questa è un'informazione importante adesso. Poi, già che vado a ricavarmi l'altro vertice, ormai i passaggi non li faccio perché sono analoghi, semplicemente l'altro vertice uscirà da questa parte, quindi questo qui per quanto riguarda la prima parabola appunto, e questo qui per quanto riguarda la seconda parabola. Ora ragioniamo, no? La prima parabola ha il coefficiente positivo, quindi vuol dire che deve essere a forma di C, cioè deve andare così. Cioè una volta che so il vertice effettivamente è facile disegnare la parabola. L'altra ha il coefficiente negativo, quindi deve andare da questa parte. Che altro? Ovviamente se voglio fare un grafico preciso devo capire quali sono questi punti qua adesso, e quindi come faccio? Devo andarmi a calcolare per entrambi i casi l'intersezione con l'asse delle y e quindi dire x uguale a 0. Se infatti dico x uguale a 0, prendiamo ad esempio la prima equazione. Se x è uguale a 0, la prima equazione si riscrive come 0 uguale y al quadrato meno 4, giusto? E questa dà soluzioni appunto y uguale a 2 e y uguale a meno 2. Quindi vuol dire che posso andare a disegnare questi punti. Quindi una volta trovato il vertice e quest'altro punto qua, cioè i punti critici sono questo qui, il vertice e questo qui. Quindi trovati i due vertici e i punti di intersezione, io riesco a fare questo disegno tranquillamente, però appunto devo essere abile a ricordare in questo caso le formule con la parabola. Facciamo l'ultima osservazione e poi abbiamo finito per quanto riguarda questa seconda parte di questo esercizio. Ricordiamoci appunto che se io vado a guardare la 1 mi dice guarda che x è minore di 0, e infatti questo grafico qui tecnicamente dovrebbe continuare, però noi sappiamo che la x deve essere minore di 0 e infatti noi questa parabola non andiamo a prolungarla proprio per il fatto che x è minore di 0. Il discorso è analogo e opposto all'altra, dove x deve essere questa volta maggiore di 0, quindi se x deve essere maggiore di 0, questa parte qui che è minore di 0 non sussiste. Quindi facendo tutto il discorso a ritroso ricaviamo che l'unica parte che ci serve, perché poi non abbiamo GeoGebra nel compito, nell'interrogazione, quindi dobbiamo per forza farli sti ragionamenti, e quindi mi devo disegnare soltanto questa arcata qua e questa arcata qua, dove appunto vai a specificare che questo è 2, questo è meno 4, questo è 4. Per l'ultima volta quindi ritorniamo su GeoGebra, dove appunto andiamo a rivedere la situazione a cui ci siamo arrivati con tanta fatica, che è questa qui, come possiamo vedere. Vediamo appunto meno 4, 4 da questa parte e 2, e quindi questo conclude finalmente il nostro esercizio. Quindi appunto ho voluto dare queste due alternative e poi insomma a seconda di come uno si sente usa una strategia piuttosto che un'altra, però appunto è fondamentale fare quel passaggio in cui elevo al quadrato per capire di che cosa si tratta, cioè di quale conica si tratta, di una circonferenza, di un'ellisse, di un cerchio, bisogna vedere un attimo. E quindi questo è finalmente il nostro disegno. Poi adesso l'ultima cosa che possiamo fare è appunto mettere queste due funzioni, quelle che mi venivano chieste, tutte insieme in un grafico, e il grafico finale sarà appunto questo. Non è neanche troppo brutta come figura, dai. Quindi siamo arrivati a dire questo è il grafico rispettivamente della F e della G.